Amici, volevo iniziare con Hangout facendo lo streaming, invece inizio con YouTube perché è più facile dal cellulare. Allora, come dire, questo argomento me lo ha ispirato il nostro amico, eh, non vorrei sbagliare il suo nome, Lolo Lalo. Questo argomento del quale tratteremo oggi, cioè, secondo voi viviamo in democrazia? Aspetto le vostre risposte, perché l'altra volta, parlando del risultato elettorale, anzi opinando sulle elezioni, non so se era il live sul risultato, credo che no, che io non ho fatto un live sul risultato elettorale, e quindi o sì, se mi sbaglio mi correggo. eh, Però post elezioni, sì, ho fatto un video 21 ore fa, post elezioni politiche 2018. Ora tutti commentano i risultati. Ecco, adesso faccio un video domandandovi se secondo voi viviamo in democrazia, perché già si era sfiorato il tema del fatto che possiamo vivere o no in democrazia, parlando di quello che era successo nelle elezioni. E quindi adesso che metto il settaggio, eh, vabbè, non mi va tanto qua, così sta già messo bene. Le cartelle di riproduzione le metto dopo. Vabbè, tanto ci avrò tempo dopo di... Allora, dicevo, il dubbio può venire sul fatto che se viviamo in democrazia o no, per il semplice fatto che sul piano economico, per esempio, uno guadagna la sua pensione, il suo stipendio, il suo salario, il suo reddito, ha i suoi soldi. Bene, appena gli entrano in banca glieli tassano, soprattutto se non è un libero professionista. Poi YouTube mi ha detto che forse la qualità dell'immagine può essere bassa con questo cellulare, quindi significa che in futuro forse non potrò fare più i live streaming. Poi uno va a spendere i soldi e paga l'iva dappertutto. Quando io compro dell'acqua minerale, ma perché devo pagare l'imposta sul valore aggiunto se non la vado a rivendere l'acqua? La deve pagare il negoziante, il centro commerciale, il supermercato, l'ipermercato, il maggiorista, ma non io. Quindi economicamente parlando non viviamo in una democrazia. I soggetti più forti scaricano le loro spese, le loro tasse, tutto su di noi piccoli consumatori. Ma dal punto di vista politico, oltretutto, noi scegliamo i nostri rappresentanti tanto fra l'opposizione come fra le forze della maggioranza, che poi magari le parti si invertono. Ma chi decide chi deve fare opposizione? Chi decide chi deve andare ai partiti di maggioranza? Chi decide chi deve entrare in un partito? Perché non è che tutti noi possiamo entrare nella vita politica? Perché si deve fare tanto tirocinio?
I partiti sono delle lobby, sono delle caste, quindi viviamo in una specie di matrix. Io già questo l'ho detto in un altro video, forse metterò il link qui sotto, ma cercate nel mio canale matrix e vedrete che io parlo, e se qualche anno fa, forse un anno fa più o meno, perché c'è stata la ricorrenza in Facebook che mi hanno detto questo tuo post l'hai pubblicato un anno fa, non so se qualche mese fa o in questi giorni, e parlo proprio della matrix politica che c'è sempre stata in Italia. Chi programma l'opposizione, chi stabilisce qual è il disegno dell'ufficialismo della maggioranza al governo, chi decide le sorti del paese, quali devono essere, capito? C'è sempre qualcuno che compie con degli oscuri disegni, eh, ed è tutto prestabilito. La nostra vita è programmata. Per quello che si è tanto diffuso il calcio, che è l'oppio delle masse, che negli anni 60 e 70 si sono ammazzate un mucchio di persone perché c'è infiltrata la politica dentro. Anche lo stragismo di stato per dividere le persone fra estrema destra e estrema sinistra, che poi lottavano tutti contro il sistema e il sistema sfruttava questa violenza per tenere la maggior parte dei cittadini prigionieri della paura, la strategia della tensione, del terrore. In questo modo non si contestava il sistema che serviva a salvare la gente dallo stragismo, dalla violenza di piazza, dalle bombe, dall'eversione di destra e dalla sovversione di sinistra, ma sotto sotto c'erano i servizi segreti che dicono manipolassero tanto l'estrema sinistra come l'estrema destra, che forse non si rendevano conto loro stessi di essere pedine di un gioco più grande di loro. Allora in quegli anni si sfruttava la strategia della violenza, della tensione, per dividere la gente. Poi soprattutto con la caduta della cortina di ferro dell'Unione Sovietica è venuta fuori nel 92-91 Tangentopoli, Mani Pulite, per rinnovare il vecchio apparato politico. E allora è cambiato tutto e non è cambiato nulla, perché è continuata la corruzione. E chi stabiliva più chi doveva stare all'opposizione e chi doveva fare maggioranza di governo o coalizioni di governo? E poi è caduta la seconda repubblica sotto il peso degli scandali che hanno fatto cadere anche il pentapartito della prima repubblica, e si continua oggigiorno a più non posso. Mi sembra che già dovremmo stare nella terza repubblica con gli stessi scandali, ma come ho detto nel mio scorso live, andatelo a vedere perché non mi va di rileggere la rivista, viviamo in una democrazia rappresentativa, che noi eleggiamo i nostri rappresentanti tanto all'opposizione come al governo, tanto nei comuni come a livello nazionale e regionale, nelle amministrative, che poi se li incontri per la strada ti dicono badi che lei non sa chi sono io. Bella prova, bella roba. Però voglio dire, che ne penso del risultato di queste elezioni? E non lo so mica, non lo so. Bisogna vedere, perché l'importante è la stabilità nel paese. Sappiamo che tutti i politici una volta che arrivano al potere sono tutti uguali. Roma ha pagato le spese delle amministrazioni precedenti, ma comunque il problema della politica rimane. La Raggi non è riuscita a risolvere il problema degli sversamenti, della spazzatura, delle discariche, rimangono i tombini tappati. Allora non è un problema di chi va al governo o di quale partito o di quale candidato,
è un problema strutturale della politica e dell'amministrazione pubblica italiana. In sé la burocrazia non sarebbe una cosa cattiva, ma è cattiva quando è eccessiva ed è male amministrata, capito? Lì diventa cattiva la burocrazia. Ma io mi chiedo, quindi, viviamo veramente in una democrazia o pensiamo di essere liberi attraverso il voto e il referendum di scegliere ed imporre la nostra sovrana volontà? Perché poi vogliono trasformare il voto di carta, che tu vai a votare di persona, in un voto elettronico. Ma questo non solo in Italia e 5 stelle, in tutto il mondo. Ma veramente ci fidiamo? Se anche nella molto affidabile YouTube cambiano a volte le statistiche delle riproduzioni dei video e delle monetizzazioni, te ti immagini che possono fare i politici al governo o quelli dell'opposizione se votiamo informaticamente? Quindi come dire, sono tanti temi di cui si può parlare e io ogni tanto me ne perdo qualcuno. Però se vi piace questo video, se vi piace questa argomentazione, se volete che io continui a parlare di questo tema, mi raccomando, commentate questo video quando non sarà più in diretta, dategli like, come già grazie 3 persone mi hanno dato like, commentatelo per accendere delle discussioni sotto il video e condividetelo perché altri si possa aggiungere a questa discussione. E quindi mi veniva in mente che viviamo in una matrix, cosa che ho detto un anno fa circa. D'altra parte, voglio dire, se l'accesso fosse diretto di tutti i cittadini sarebbe un problema per il sistema politico. Ma poi con il referendum, che è lo strumento più diretto e più democratico, a parte qualcuno tipo il divorzio, la contraccezione, l'aborto, il 90% dei referendum in Italia storicamente, guarda quello sulle trivellazioni, non ha raggiunto il quorum. Poi la gente si lamenta degli sversamenti di petrolio che distruggono le coltivazioni e rovinano il turismo balneario nel mare. Ma tu sei andato a votare? Sei addirittura andato a votare per il sì accettando le trivellazioni? No, non hai votato né sì né no. Quindi, caro mio, hai accettato che tutto andasse avanti come prima senza neanche prenderti la tua responsabilità di accettarlo. Adesso sei libero di protestare contro le trivellazioni, ma hai fatto cadere il referendum senza dargli quorum, in modo che si siano spesi dei miliardi di euro per niente. Comunque ti lamenti. Se avessero tolto le trivellazioni ti lamentavi, adesso che le trivellazioni continuano ad andare avanti ti lamenti. Non è questa la forma nella quale ci si deve comportare. Però quando noi abbiamo votato al referendum ed è passato, per esempio, la difesa della Costituzione della Repubblica Italiana, che Roberto Benigni ha fatto un programma, una serie di puntate che gli hanno dato 12 milioni di euro, credo. La più bella sei tu, difendendola quando il governo di destra nel 2012 o 2011 la voleva cambiare la Costituzione, Consiglio Berlusconi, tanti anni fa. Poi nel 2016, se non mi sbaglio, gli hanno chiesto di fare appena qualche episodio introduttivo, quindi hanno ritrasmesso lo stesso serial perché faceva denaro, ma lui ha fatto una premessa dicendo che la Costituzione italiana è la più bella del mondo, però si può cambiare. Come dopo 4 anni circa
ha cambiato di idea. Certo, gli hanno dato non so se altri 12 milioni di euro o 200.000 euro per fare uno o due episodi introduttivi nei quali diceva che non so, mi sono sbagliato prima a dire la Divina Commedia, la Costituzione della Repubblica Italiana si doveva cambiare per farla ancora più bella. Lì abbiamo votato no, ma ancora ci sono delle forze politiche tanto di sinistra come di destra che la Costituzione della Repubblica Italiana la vogliono cambiare, addirittura anche i pentastellati la vogliono cambiare. Eppure il voto referendario è stato chiaro. La finanziazione pubblica ai partiti abbiamo votato no e in qualche modo li continuano a finanziare. Fatto sta che dopo il referendum nel quale si è votato no alla finanziazione pubblica dei partiti è scoppiato lo scandalo che nella Margherita si sono mangiati il denaro vestendosi in una festa da porci, da gladiatori eccetera. Eppure la Margherita era già un partito che era extraparlamentario perché non lo ha votato più nessuno. Eppure gli avevano dato fino a quella data 12 milioni di euro in rimborsi elettorali e in altre cose, e non era più un partito parlamentario né nella Camera dei Deputati né nel Senato. Capito? I partiti, anche quando escono fuori, ci saranno di sicuro delle sedi a Castel Gandolfo della Democrazia Cristiana che sono finanziati con denaro pubblico, eppure la Democrazia Cristiana non esiste più perché esiste l'UDC, e le sedi storiche della democrazia in Italia, la Democrazia Cristiana in Italia, continuano a essere finanziate. Lorenzo Parenti, ciao, come stai? Secondo me da quando esiste la Seconda Repubblica viviamo in democrazia. Prima c'era la DC che pur di non far vincere il PCI ha concesso privilegi a chiunque, aumentando enormemente il debito pubblico. Buona teoria. Ciao Dream Man, come stai? Comunque resta il fatto che i privilegi alle caste politiche, i privilegi ai partiti e ai politici, che si chiama in Italia partitocrazia, continua ad andare avanti, e noi votiamo per dei referendum che, se passano il quorum, se ne infischiano. Caro Lorenzo, ecco appunto, Dream Man, viviamo in democrazia. Cos'è una barzelletta? Quando i referendum superano il quorum non li rispettano. La finanziazione pubblica dei giornali abbiamo votato contro, eppure continuano a essere finanziati. Abbiamo votato contro la finanziazione pubblica dei partiti, continuano a essere finanziati. Prima ho fatto l'esempio della Margherita, che ormai non era un partito votato dalla gente, eppure si sono mangiati 12 milioni di euro in festini. C'è una sede a Castel Gandolfo storica della Democrazia Cristiana che continuerà a essere foraggiata di denaro pubblico, chissà quante sedi ha in tutta Italia, che in pratica è l'UDC di Casini, che va un po' a destra, un po' a sinistra, un po' rimane al centro. Certo, magari le cose sono migliorate dai tempi della Prima Repubblica. Adesso i politici possono essere corrotti senza nessun pudore. Fatto sta che prima rubavano per fare politica, come Bettino Craxi, per finanziare i partiti, prendevano le tangenti. Poi nella Seconda Repubblica, che per me è finita, hanno cominciato a rubare attraverso i partiti. Ma adesso, se viviamo in una Terza Repubblica, sono più sfacciati, rubano direttamente ai partiti, come è successo nel caso della Margherita. E dicevo, ci danno quella stretta e necessaria libertà per farci credere liberi, o siamo veramente liberi? Perché, per esempio, assieme alla pensione,
a molte persone non arriva più il modulo del 4 per 1000 e dell'8 per 1000, non so come si chiamava. Quindi significa che si è votato contro il finanziamento pubblico della chiesa e adesso dopo anni è ritornato in voga che lo stato finanzi la chiesa. Del resto, se non c'è trasparenza nello stato italiano, non c'è neanche trasparenza nello stato pontificio. Dal 2013-2012 che ha assunto Papa Bergoglio, perché nella modernità per la prima volta si è ritirato un papa con vita, Bergoglio ha promesso di fare chiarezza nello iore e ancora non è successo nulla. Tante indagini, tante investigazioni, tanti documenti trafugati, non si sa con quale interesse. Lo IOR continua a essere un ente molto oscuro. Non ti scordare che i primi azionisti finanziari di Wall Street sono quelli dello IOR, e poi i primi proprietari di beni immobiliari nel mondo sono quelli del Vaticano, della città pontificia. Quindi, come dire, adesso sempre mi chiedono questa parte qua, mi dicono inizia i live come che tempo che fa. Allora sono le 21 e 29, per lo più nuvoloso, di martedì. Io la data proprio di martedì 6 marzo 2018. A Roma chiaramente fanno 51 gradi Fahrenheit, 11 gradi centigradi, precipitazioni 0 10%. Quindi non so se pioverà il 10% o ci sono solo il 10% di probabilità che piove. Umidità 94%, vento a 10 km orari. Ah, meno male, me l'hanno messo in chilometri. Si vede che mi avranno ascoltato, perché sempre mettono in miglia per ore, ma io non so quante miglia per ore sono. Allora me l'hanno messo in chilometri questa volta. Si vede che ascoltano quello che uno dice nei video e mi hanno ascoltato. Che casino, c'è lag. E lo so, purtroppo io mi filmo wifi col mio cellulare, infatti la risoluzione poi sarà di 360, una porcheria del genere. Allora, come dire, così faccio questa live fino a che mi passerà l'ispirazione, perché non ne voglio fare un'altra. A me non lagga, si vede bene, grazie Lorenzo Parenti. Ho voluto iniziare con Hangout dal cellulare il live, ma era un casino, e siccome io ho una webcamera del 99, fare l'hangout dal computer sarebbe venuta una cosa bruttissima. Allora, purtroppo c'è solo 2600 ore di visualizzazione da che è iniziato l'anno, e il 20 febbraio mi hanno tolto la monetizzazione. Io non chiedo denaro come gli altri youtubers, non ho la PayPal, anche perché non ho un conto bancario. Quindi vi chiedo per cortesia, guardate i miei video più visti e condivideteli, e condividete ogni mio video che vi piaccia. Ne ho fatti tanti, soprattutto cercate Santen Chan vi parla e parla di questo. Guardate i video dall'inizio, perché ho fatto tanti video parlando così a caso, a cavolo di cane, li ho fatti con il cuore quei video. Poi sono 5 anni che sto, più di 5 anni. Allora mi sa che è un problema del mio telefono, forse Dreamman, forse è un problema del wifi. Grazie per l'info, non ti preoccupare Dreamman, grazie a te di seguirci, di essere con noi. Adesso siete in 3 e 2 che mi chattate. Chi sarà il terzo anonimo? Forse sarà l'anonimo genovese, l'anonimo veneziano. Io li condivido su WhatsApp
ma la maggior parte dei miei amici non segue la politica. Ah, bene, non ti preoccupare, Lorenzo Parenti. Io ho molti video, cerca nelle cartelle di riproduzione del mio canale, perché ho 4 o 5 cartelle di riproduzione. Adesso vado a vedere perché io stesso me ne scordo. Playlist, purtroppo non si può fare aprire in un'altra finestra. Allora ciò, i miei video messaggi ai miei sostenitori, poi c'ho video bitácora del capitan Sant'Enchan, poi c'ho vari tutorials dove addirittura ho caricato 2 video nei quali ballo, la rubrica letteraria ecco a voi i miei libri preferiti, poi c'ho 46 video né il regno animale, 46 video nei quali ho registrato molti dei video dei miei cani, poi c'ho tutorial di gastronomia casareccia, poi c'è un'altra, sono 69 video, poi c'ho 5 video tutorials di idraulica domestica, poi c'ho 4 video l'edicola di Sant'Enchan e poi c'ho video che non sono miei ma c'ho una lista di riproduzione di 15 video del grande mitico Giorgio Bracardi. Quindi se tu vuoi consigliare dei miei video, caro Lorenzo Parenti, puoi consigliare i miei video di musica, la trap, non so che cos'è. Ho parlato sul calcio, cerca nel mio canale calcio, vedrai che ho parlato del calcio. Quindi se ai tuoi amici interessa la danza e il calcio, cerca nel mio canale dance in inglese e calcio, e io ho parlato dei mondiali di calcio, ho parlato del calcio, ho fatto dei video parlando del calcio, e quindi potrai per WhatsApp condividere i miei video. eh, allora eh, che cos'è la trap? Poi è un mondo alla rovescia, esatto, bisogna avere tanta pazienza, dice Dream Man. La trap è tipo il rap ma più figo, la rap spinto un po' più volgare è quello. Io ho fatto dei video ballando trap, ma ho anche cantato, ho fatto 2 canzoni, una di hip hop e una di rap. Quindi mi raccomando, cercate nel mio canale, cercate per esempio vi do un titolo, purtroppo qua non riesco a copiarlo, eccolo, l'ho copiato, copia, cercate questo cercati questo titolo e poi condividilo. Poi ho fatto anche questo video, è uscita una C di più, scusate. E poi per quanto riguarda la trap e il rap, eh, devo mettere, vi do il titolo, ecco qua, metto solo come inizia il titolo perché poi lo cerchi e lo trovi. Eh, grazie, grazie, infatti l'intento è umoristico, grazie Lorenzo Parenti. Sì sì, li ho visti tutti quei video, fanno molto ridere. Ah bene, allora hai anche ascoltato i 2 che sono solo cantati, come anche quest'altro. Un freestyle. E li avete visti anche quei video dove ballo, no?
quelli che ho caricato già più di 5 mesi fa. eh, ecco, diffondete quelli se gli interessa la musica, diffondete. Qua vi lascio un titolo. Grazie Dream Man, mettono di buon umore, vero San? Grazie, grazie, molto gentili. Lorenzo Parenti, secondo me per far esplodere il canale dovresti fare reazioni a canzoni rap. Ah sì, come quello che fa un tassista romano di Instagram che ascolta Vasco Rossi e gli risponde. È raro vedere una persona over 40 fare questi video e avresti tantissimi viewers anche se non conosci il genere, anzi a maggior ragione. Sì, sì, infatti io ballo o canto come se non avessi il senso del ridicolo, no? Come se fossi serio, che mi metto e in effetti faccio del mio meglio per ballare bene, però sì, sì, devo fare, soprattutto lo devo fare in Instagram. Mi ricorda un amico che ho di Instagram che è un tassista romano e che lui mette Vasco Rossi e no, no, non è possibile, fa, e Vasco Rossi in una canzone fa: scusami amico, ho sgozzato tuo figlio pensando fosse un coniglio. E questo tassista romano gli fa: oh, ma va cediano con le droghe, tu gli vai giù di brutto. Beh sì, devo fare qualcosa parodistico, perché purtroppo ho fatto ultimamente dei video che voi potete vedere, che a me piace molto di parlare di video, di video sì, ma anche di libri, soprattutto di libri. Ebbene, un video sui libri che ho fatto di Reinisch, 14 views in un mese. Un altro video su un libro di Reinisch, 12 views in un mese. Un altro video che ho fatto sul libro di Reinisch, 16 views. Un altro video che ho fatto su un libro di Vimala Takar, Il mistero del silenzio, 21 views. Quindi 55 views, ma perché parlavo eh, così a caso. Eppure ho parlato con un tablet economico, ho fatto un video di bassissima risoluzione, anche se gli ho dato formato 720 x 1280, che è il formato nativo del tablet, sulla chiusura del canale di Matteo Montesi avvenuta il 15 febbraio. Io il video l'ho fatto a mezzanotte di quel giorno, circa 1300 visualizzazioni, poi 963 visualizzazioni quando ho parlato della chiusura del suo secondo canale, e ho avuto per l'electronic dance più di 1100 visualizzazioni. E gli altri video hanno tenuto sulle politiche, un video in inglese, 70, 50, 40 visualizzazioni, 110 visualizzazioni parlando di nuovo della chiusura dei canali di YouTube. Allora, Lorenzo Parenti, ma non balletti o parodie, anche video serie. Dovresti ascoltare le canzoni e commentarle anche negativamente se non ti piace. Lorenzo Parenti, l'unico piccolo problema è che ci potrebbero essere problemi legati al copyright, infatti dovresti fare tagli appositamente o modificare leggermente l'audio. Vero, dice Dream Man. Lorenzo Parenti, c'è un canale che si chiama Arcade Boys che fa esattamente questo, se vuoi prendere spunto. Per quanto riguarda i diritti d'autore, purtroppo YouTube mi ha tolto la monetizzazione, perché non ho le 4000 ore di views quest'anno, ne ho solo 2006, quindi sono libero di caricare qualsiasi contenuto senza il copyright. Poi un'altra cosa, che ho caricato dei video con la musica che ho preparato per Instagram,
alcuni di loro non me li monetizzava, alcuni mi riconosceva una monetizzazione parziale ed altri me li monetizzava per intero. Quindi io non vedo l'ora di recuperare la monetizzazione, però a quanto ho capito non ci sarebbero da ultimamente dei problemi di copyright se tu il video che carichi con la musica non lo monetizzi. Ma da ultimamente non è che ti fanno cancellare la parte del brano musicale o ti fanno rimuovere il video o ti denunciano, ti dicono semplicemente forse che non monetizzi il video se c'è un audio o un video di altri. Per quanto riguarda i miei video, come questo, vediamo se in descrizione c'è, come potrete vedere sono tutti caricati i miei video, ve lo lascio qua, in common creative attribution license, cioè voi potete utilizzare i miei video per fare altri video, brani dei miei video o la totalità dei miei video. Sta a voi scegliere, potete fare una parodia con i miei video, potete usare tematicamente i miei video, cioè io dico qualcosa di un argomento e voi sfruttate quella parte, tanto tu comunque ci parleresti sopra, quindi non dovrebbero toglierti il video. Se non hai, a prescindere, la monetizzazione non avresti problemi. Però ti ripeto, i miei video sono in common creative attribution, quindi voi se fate dei video ed utilizzate i miei video, l'importante è che menzionate da dove li avete elevati i video, cioè dovete citare il mio canale con il link, dovete citare il titolo del video con il suo link o i titoli dei video che utilizzate miei con il link. Andate a guardare ed io di video ne ho fatti tantissimi, quindi come dire, anche a tutte e tutti voi che mi guarderete dopo che io finisco la diretta, potete utilizzare i miei video, basta che in descrizione mettiate il nome del mio canale, il link del mio canale e il titolo del video che avete utilizzato. Potete fare delle parodie dei miei video, come per esempio ha fatto il grande Christian Ice con i vari mostri del tubo. Io sono aperto alla collaborazione perché nella collaborazione c'è crescimento. Poi magari questo lo dico agli youtuber piccoli, che io ho più di 500.000 di visuals e più di 500.000 di iscritti al canale, potranno accrescere il loro canale. E lo dico agli youtubers grandi, se mi vogliono fare un favore per farmi ridare le monetizzazioni, di utilizzare i miei video e andare a prendere dei brani dai miei video, dei temi che vi interessino. Però caro amico Lorenzo Parenti, cerca nel mio canale calcio, troverai tantissimi video, ecco, che io nei quali io parlo di calcio, tanti, ma non del calcio che serve a proteggersi da, per esempio il mio ultimo video sul calcio è questo. Succede che io poi in descrizione metto i titoli dei video e i loro link di molti argomenti, però come vedi ho parlato del calcio e purtroppo non tutti i video che troverai ci avranno nel titolo calcio, perché a volte io in descrizione di altri video metto i link che portano ai video del calcio, quindi è un po' un guazzabuio perché la gente veda tutti i video. Comunque ho fatto molti video sul calcio, alcuni anche divertenti, umoristici, chiamali, ecco qua purtroppo mi si è avviata la riproduzione del video, ma purtroppo ecco questo video di cui ti do il link adesso l'hanno visto 112 volte ed era un video molto interessante, umoristico, modestia a parte. Ho molti video visti soltanto 112 volte, ecco questo l'hanno visto 34 volte. Se li distribuirete, tu che poi
Dream Man, dovresti fare una playlist con i video dove canti e danzi, così possiamo consultarli facilmente. Hai ragione, hai ragione. Però caro il mio amico Lorenzo Parenti, se tu puoi per WhatsApp diffondere i miei video di calcio, cerca eh, cerca adesso sto cercando di trascrivere, però sono tante, sono decine, sono, non posso mica suggerirvi qua tutto quello che c'ho video che durano mezz'ora come questo. Non so se mi spiego. E quindi per WhatsApp potresti farmi il favore di distribuirli questi video a centinaia di persone, a migliaia di persone, in modo che mi fai il favore che mi fai raggiungere la monetizzazione. Video che durano mezz'ora. Hai ragione, ma purtroppo sono tutti video su cose successe mesi o anni fa, che ormai non sono più praticamente interessanti. Ah, ma parlo anche, per esempio, giochi a premio, oppio per incretinire la gente e forma di elemosina pubblica. Per esempio parlo del calciomercato. Vabbè, che chi segue il calcio non vuole sentire parlare che il calcio è l'oppio del popolo. Però se spammi lo stesso, come dice giustamente Dream Man, magari qualcuno li guarda i video. Quindi come ci siamo fatti a Torino un auto attentato da deficienti, perché allarme e panico in piazza durante la finale di Champions League tra Juve e Real Madrid. Non ho potuto mettere nel titolo un morto e più di 1000 feriti, 1600. Ma chi ha controllato che non vendessero bottiglie di vetro? Chi ha controllato che non vendessero alcol i venditori abusivi, che magari c'era qualche interesse occulto dietro? Chi ha controllato che non clausurassero bene l'entrata del metro, che c'è caduto gente dentro e si è ferita? Così sì, così finalmente ti danno il bonus per le 8000 views. Grazie, magari raggiungere 8000 views. Allora mi raccomando, aiutatemi. Non importa che mi vedano poche centinaia di persone e si iscrivano poche decine di persone al mio canale, però caro Lorenzo Parenti, caro Dream Man, caro Alessandro Arcangeli e cari amici miei che mi avete proposto questo tema, dal quale io ho deviato per parlare adesso delle mie questioni, mi raccomando, spammate i miei video, diffondeteli magari su Instagram, su Telegram, su WhatsApp, su Facebook, su Google Plus, dove avete più contatti. Certo, non tutti guarderanno i miei video, incluso se fossero argomenti attuali, però sono sicuro che qualcuno li guarderà. E quindi, caro Lorenzo Parenti, ti ringrazio della tua collaborazione fin da adesso. Non ci arrendiamo. Poi io non sono come altri youtubers, che mi ha detto un mio amico anche di Facebook, credo sia stato Alessandro Arcangeli, che ci sono youtubers ricchi e famosi che chiedono denaro per parlargli via WhatsApp, per mandargli messaggi, per questo, per quell'altro. Io non chiedo denaro, io non chiedo denaro con la PayPal come fanno Montesi, Simone ed altri. Io chiedo solo views, commentari e likes, e soprattutto condivisioni. In questo modo mi aiuterete, perché deve essere YouTube a pagarmi. Non chiedo denaro dalla gente, anche perché non ho un conto corrente bancario, non ho una PayPal, non capisco nulla di queste cose e non mi sembra giusto che siate voi a pagarmi, anche perché molti di voi
se non versano nelle mie condizioni hanno appena un soldo sufficiente per vivere, non è che si è ricchi come nababi. Quindi, come dire, io ho fatto tanti video, per esempio anche questo, dove sono dei video critici del calcio. Forse non tutti gli amanti del calcio se ne interesserebbero. Sant'Enchan parla dei giochi a premio televisivi del calcio spettacolo e di altri trastulli, hai capito, per i grulli. Quindi lo sport è salutare. Ciao ciao, anche perché fra poco starò per chiudere il video. Ormai che ci puoi fare? Ormai sono le 21:53 ed io sono stanco e ho fatto di live 45 minuti. Forse anche voi siete stanchi, ma ha senso vedere il calcio o ha senso di più giocarlo? Può essere un gioco razionale, tutto quello che vuoi, ma giocare il calcio può essere veramente salutare. Ma io ne parlo in tutti i video. Vedere una partita per 45 minuti, per 90 minuti seduti magari già da tempo in casa come il ragionier Fantozzi o nello stadio, non è salutare, è solo salutare per gli interessi economici di qualcuno. È un oppio del popolo lo sport di massa fin dall'antica Roma. Quindi non si capisce in cosa può essere salutare stare seduti per 90 minuti bevendo birra, fumando spinelli, avendo degli eccessi ascessi isterici. L'hanno inventato lo sport spettacolo proprio per intrattenere le masse. Oscar Wilde diceva che il calcio serve per tenere lontani dal centro della città almeno per 90 minuti le masse. Io vi chiedo perché spendere il proprio stipendio per finanziare questi ricchi sportivi, questi ricchi calciatori che poi sono dei bambini viziati e si prendono a calci tra di loro per guadagnare di più. E veramente così si distrae la gente tutto il giorno, tutta la settimana pensando al calcio e non ai veri problemi che la politica deve risolvere. E poi si dice che si fa di tutto per lo sport, si finanzia lo sport. Si finanziano le squadre di calcio che sono dei club privati come i partiti politici, cioè non si deve finanziare pubblicamente né una squadra di calcio né un partito politico, perché tutto quello è oppio per la gente. Ci tolgono il denaro di tasca per tutti questi intrattenimenti, questo pubblico ludibrio. E poi voglio dire, perché dicono che lo sport è salutare? Proprio per quello, perché le masse già si mettono in mobilità ore prima della partita, addirittura viaggiano chilometri, fanno trasferte per seguire la propria squadra di calcio, e quindi se li levano dalle balle, se li levano dalla città i tifosi che reagiscono come se avessero il tifo, seguono la squadra di calcio magari da nord a sud o da sud a nord, portando violenza ad un'altra parte, che poi il paradosso è che vengono nella stessa città tifosi da altre parti per seguire altre partite di altre squadre, e quindi per ore le masse si distraggono. Le partite di calcio soprattutto si facevano la domenica proprio per sostituire quell'altro oppio delle masse che è stata la religione. Quindi le religioni sono state una distrazione per le masse e il calcio ha sostituito quella distrazione proprio di domenica, perché o perché la gente è atea o perché con gli scandali del Vaticano negli ultimi 100 anni la gente non ne può più e resta a casa a pregare, allora serviva un altro diversivo. E vedi un po' tu che ti trovano il calcio e altri sport di massa come quelli che si praticano a Massa Carrara, e quindi o c'è il calcio o c'è la religione. Difatti i credenti passano prima alla chiesa e si fanno benedire pure le sciarpe della squadra della città e poi vanno allo stadio. Dream Man: il calcio serve per incanalare certe energie dell'essere umano, è vero. Dream Man, infatti per le partite bloccano strade, per i propri diritti
dormono alla grande. Dream Man, ho visto tifosi fare certe cose indicibili. Sì, uccidere per esaltazione, e poi nelle curve le tifoserie violente fanno la rivendita o la prevendita di biglietti per quello che già non si trovano più, perché spariscono i biglietti, si rivendono in internet o si rivendono in nero all'uscita dello stadio. Negli stadi vendono il cibo, vendono il merchandising magari in nero, le tifoserie vendono gli spinelli, la droga, si vanno a drogare, alcolizzare, vendono le spranghe, perché anche tu non puoi essere un tifoso violento senza far parte di una curva, e che ti vendono le armi, gli striscioni. Vanno a vedere la partita di calcio come in molti film di Diego Badantuono, e non potevano vedere la partita di calcio perché c'era lo striscione di largo 3 metri per 8, e quindi grande l'oppio dei popoli. Esatto. Se il calcio praticato è una cosa e con discrezione, ma poi questi giocatori d'oggi, che sono tutti giovani, che corrono così tutti tanto per 90 minuti, non saranno tutti dopati? Com'è che la squadra del Torino, che è morta schiantata in un incidente negli anni 60, aveva un'età media di 35-40 anni, ed erano tutti o dei professionali o degli operai, lavoravano al calcio come seconda attività, e si giocava solo la domenica. Adesso invece ci sono 2 o 3 partite a settimana, a livello europeo, a livello italiano, a livello mondiale, e una volta c'erano tanti cambi di giocatore, cioè era difficile che un giocatore finisse il primo o il secondo tempo. Oggigiorno finisce addirittura il secondo tempo, eppure ci sono state tante testimonianze di doping nel calcio. Quindi l'oppio del popolo ci fa vivere anche in una matrix, le religioni, il calcio, e quindi c'è democrazia quando, come nell'antica Roma, che la Repubblica Romana era una repubblica democratica di nome, ma in pratica votava solo chi aveva potere. I tribuni del popolo avevano poco valore, perché ogni tribuno del popolo, il loro voto valeva la 10ª parte dei tribuni dei patrizi, e poi li appoggiavano i patrizi ai tribuni popolari della plebe solo quando gli conveniva, e poi gli davano panem et circensis, che non è un'allegoria, perché quando la plebe andava nel Colosseo letteralmente gli lanciavano le focacce. E sapete da dove viene fuori la locuzione cattolica oh Dio, dacci il nostro pane quotidiano, e il companatico, si diceva una volta, cioè quello che si mangia con il pane? Perché la dieta dei poveri era preminentemente una dieta a base di focacce di farina, la tagliavano in 2 e ci mettevano dentro quello che riuscivano a trovare, pezzetti di carne, formaggio. Quindi si mangiavano delle focacce o delle pizze con arricchite con olive, con formaggio, con tutto quanto il resto. Quindi alla gente gli davano letteralmente il pane e il circo, perché nel circo massimo, il Colosseo, gli davano da mangiare, da bere il vino, così erano tutti contenti, spensierati, soprattutto dopo la terza guerra punica, che ai reduci di guerra non gli hanno voluto dare come promesso le terre, perché se li sono tenuti gli oligarchi e gli aristocratici romani, e allora gli davano pane e circo gratuito e alloggi popolari ai reduci di guerra. Vedi anche quello che succede con i reduci di guerra nordamericani, che rimangono con uno stipendio da fame senza assistenza medica, e quindi bisogna leggere, sia quello che sia. Io oggi inizio a leggere, questa sera, questa notte, il 4º volume di Howard Philip Lovecraft. Lo rileggo di nuovo dall'inizio, l'ho letto tante volte, ma lo avevo iniziato a rileggere ultimamente fino a qua, quando ho deciso invece di rileggere le opere dall'inizio, no? Questo è il 4º tomo di tutti i racconti della Mondadori,
che l'ho comprato a fine anni 90, tutti i racconti 1931-1936, Howard Philip Lovecraft. Quello è, questo è il libro più magico dopo il secondo e il terzo. Il primo però questo mi è piaciuto moltissimo. Ci sono anche dei buoni racconti nel secondo e nel terzo, quindi vi consiglio di leggere i racconti di Howard Philip Lovecraft di questo periodo, non necessariamente della Mondadori Editori, ma del 1931-1936. Poi ce n'è uno fino al 30 26, perché c'è stato un periodo di silenzio, 1927 1930. Però adesso veramente abbiamo anche toccato i temi del calcio, che è un oppio del popolo, che ci fa distrarre dai nostri veri problemi. Così viviamo in democrazia ma non siamo in democrazia. Vi lascio perché si è fatto tardi ormai e voglio chiudere, se no il mio cellulare si surriscalda troppo, poi non ho soldi per comprarmene un altro. Adesso che so che sono le 22, sempre di martedì, stiamo a Roma, 11 gradi Celsius, 51 Fahrenheit. Adesso la possibilità delle precipitazioni si è ridotta al 0%, umidità 93%. Io credo che pioverà, ci sarà condensa, vento 7 miglia per ora. Non so perché prima me lo dava in chilometri, adesso per miglia per ora. Cambia un po', no? No, cambio io, ho visto, se metto centigradi mi dice chilometri. Vento 11 km per ora, 11 gradi centigradi, 51 gradi Fahrenheit, vento 7 miglia per ore. Questo lo dico perché come ho fatto in un ultimo video, in un penultimo di ringraziamento, vediamo, sì, è il mio terzultimo video includendo questo, e molta gente mi segue dai paesi anglofoni che parlano italiano, forse per ascoltare qualcuno parlare in italiano, forse perché sono discendenti di italiani, forse perché sono italiani che lavorano all'estero. E a tutti coloro che vivono in Nord America, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Caledonia, tutti i paesi anglofoni, mando un mio caloroso abbraccio, un mio grande ringraziamento. Grazie per seguirmi, perché sono tanti gli italiani che mi seguono dagli Stati Uniti. Sono per il mio canale circa, in qualche video, più del 12%, e non è poco, e non è capito. Se potete voi italiani all'estero, iscrivetevi. Adesso devo tagliare questo live anche perché sono stanco, ho finito gli argomenti e non voglio poi che questo video si faccia troppo largo, perché la gente inizia a non vederlo anche se è spontaneo. Allora vi ricordo, mi raccomando, c'ho solo 2600 ore di views, non vi chiedo denaro, voglio riavere la monetizzazione. Buonanotte caro Dream Man. Qua vi lascerò forse questa notte o domani i video consigliati, fate clic in alto, e sempre gli stessi video in rettangoli nelle cartelle di riproduzione nei quattro angoli dello schermo. Facci vedere fuori dalla finestra. Non so chi è che ti deve fare vedere fuori dalla finestra. Boh. Finestra. Poi The Jingle is Love è dal vivo. Never Agent. Inquadra la finestra, non posso, devo togliere il cellulare. E poi appunto, come ti dice Dream Man, mi chiamo Sant'Enchan.
Ah, ti riferivi a me, quindi never agent. Ah, non avevo interpretato. No, sono Sant'Enchan. Quindi, caro amico Neverman, never agent, sono Sant'Enchan. Non avevo interpretato la tua frase, però non so perché fuori dalla finestra, se c'è la cortina abbassata. Ce l'ho da un pezzo la cortina abbassata, ce l'ho, cortina da un pezzo. Allora vi lascio, grazie di avermi seguito. Mi raccomando, fatemi raggiungere di nuovo la monetizzazione dei video mettendo like nei miei video che vi consiglio, fate clic nelle cartelle di riproduzione e niente. Ciao a tutti, grazie per i 4 like e dalla prossima. Già ho sforato l'ora di riproduzione, quello che farà irriproducibile il mio video, e quindi vi saluto alla grande. Ciao, grazie per avermi seguito in 3 o 4 persone. Sì, Dream Man, è una strana richiesta. Ciao a tutti, ciao. Che strana richiesta, filma fuori dalla finestra. Boh, veramente. Ciao. Ma avesse chiesto a quest'ora di mangiare la minestra alle 22 e 9 minuti. Ma che vuole vedere fuori dalla finestra? Ciao, magari la strada.